Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come realizzare questo fiocco di neve. Come ho detto per tutti i fiocchi di neve, li sto facendo di vari tipi perché praticamente voglio legarli insieme con un filo trasparente, quello da pesca, e voglio attaccarli al vetro della finestra, di modo che sembreranno dei fiocchi di neve quasi reali. Per questo lavoro vado ad utilizzare un filo in cotone e un uncinetto da 1,50 mm. Inizio facendo un cappietto, avvolgo il filo intorno al mio dito facendo una X e incrocio i due fili. Da qui vado a fare 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Ora entro nella prima catenella lavorata e faccio una maglia bassissima. Questo è il mio anello magico. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Nel giro che segue inizio facendo una catenella, vado a entrare qui al centro, cerco di farvelo vedere, qui vedete ho come un forellino che sarebbe il mio anello magico, quindi vado ad entrare qui al centro e vado a fare 12 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ora da qui inizio facendo 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entro nel punto che segue, quindi qui, e faccio una maglia bassa. Ancora 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entro nel punto successivo, questo, e faccio una maglia bassa. Di nuovo, vedete, vengono praticamente degli archetti. Di nuovo 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entro nel punto che segue e faccio una maglia bassa. Ripeto 8 catenelle, una maglia bassa fino alla fine del giro. Vado a concludere il giro con 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Ora faccio 3 gettate, quindi getto 3 volte, 1, 2, 3, vado a entrare qui nell'ultimo punto, prendo il filo
e vado a chiudere 2 asole insieme per 1, 2, 3, 4. Andiamo a contare insieme quanti archetti sono. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nel giro che segue inizio facendo 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta. 1, 2, 3. Ora getto perché all'interno di questo archetto vado a fare 2 maglie alte. 1, 2. Ora faccio 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Vado nell'archetto successivo e faccio una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Nell'archetto che segue faccio 3 maglie alte nello stesso archetto. 1, 2, 3. Di nuovo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Nell'archetto successivo una maglia bassa. 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Nell'archetto che segue faccio 3 maglie alte nello stesso archetto. 1, 2, 3, ancora 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Nell'archetto che segue una maglia bassa. Vado a ripetere questo procedimento fino alla fine del giro. Vado a terminare anche questo giro con 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e nella terza catenella qui, quella che rappresenta la mia prima maglia alta, faccio una maglia bassissima. Quindi entro e faccio una maglia bassissima. Nel giro che segue inizio facendo 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta. 1, 2, 3. Ora qui nella maglia alta centrale del giro precedente vado a fare 3 maglie alte nello stesso punto. 1, entro nello stesso punto. 2, di nuovo nello stesso punto. 3, dove trovo l'ultima maglia alta faccio una maglia alta. Praticamente in totale devo avere 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte. Ora vado a entrare qui nel primo archetto e faccio una maglia bassa e poi faccio 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. Vado a entrare qui nell'archetto che segue e faccio una maglia bassa. Ora vado a lavorare qui dove trovo le maglie alte del giro precedente, quindi getto
entro qui dove trovo la prima maglia alta, faccio una maglia alta. In quella centrale faccio 3 maglie alte nello stesso punto, 1, entro nello stesso punto, 2, ancora nello stesso punto, 3, nell'ultimo punto, quindi nell'ultima maglia alta, faccio una maglia alta e come prima ho 5 maglie alte, le contiamo 1, 2, 3, 4, 5. Nell'archetto che segue qui faccio una maglia bassa e poi faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Nell'archetto che segue faccio una maglia bassa e mi trovo di nuovo in corrispondenza delle maglie alte, quindi inizio con una maglia alta, chiudo 2 e chiudo 2, 3 maglie alte nello stesso punto, 1, entro nello stesso punto, 2, entro nello stesso punto, 3 e poi faccio una maglia alta nell'ultima maglia alta, 1, una maglia bassa qui nell'archetto e 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto nell'archetto successivo e faccio una maglia bassa. Quindi vado a ripetere questo procedimento fino alla fine del giro. Vado a terminare il giro con una maglia bassissima e ora vado a fare 3 catenelle che sostituiscono la mia prima maglia alta. 1, 2, 3. E ora vado a fare 2 maglie alte nei prossimi 2 punti, quindi getto, entro, prendo il filo, chiudo 2 e chiudo 2, 1 e nel punto che segue faccio un'altra maglia alta. Ora vado a fare 6 catenelle, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Vado a entrare qui nel primo archetto e faccio una maglia bassa. Di nuovo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salto la prima maglia alta, praticamente vado a lavorare le 3 centrali, quindi entro e faccio 3 maglie alte, 1, 2, 3, di nuovo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vado ad entrare nell'archetto successivo e faccio una maglia bassa, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, getto, salto la prima maglia alta e dalla seconda vado a fare 3 maglie alte, una in ogni punto, 1, 2, 3, di nuovo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Nell'archetto faccio una maglia bassa, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, salto la prima maglia alta, dalla seconda vado a fare 3 maglie alte, una in ogni punto. 1, 2, 3. Ripeto questo procedimento fino alla fine del giro. Semplicemente vado a lavorare le 3 centrali saltando la prima. Vado a concludere il giro con 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e una maglia bassissima nella terza catenella, 1, 2, 3, entro e faccio una maglia bassissima. Nel giro che segue inizio con 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Ora aggiungo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Aggiungo di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3. Ora vado a chiudere le 3 catenelle insieme con una maglia bassissima, quindi entro e faccio una maglia bassissima. Così facendo sono andata a creare una pallina. Proseguo con 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Vado a contare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Entro e faccio una maglia bassissima. Proseguo facendo 3 catenelle, 1, 2, 3. A queste vado ad aggiungere 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo aggiungo altre 3 catenelle, 1, 2, 3. Ora vado a chiudere con una maglia bassissima le prime 3 catenelle. Poi faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, conto 3 catenelle, 1, 2, 3, entro e faccio una maglia bassissima. Sembra complicato, ma alla fine ve lo riassumo, è molto semplice questo procedimento, insomma. Vado a proseguire con 3 catenelle, 1, 2, 3, aggiungo 3 catenelle, 1, 2, 3, vado a chiudere le prime 3 con una maglia bassissima. E ora a ritroso vado a chiudere il fiocco di neve. Quindi faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, aggiungo 3 catenelle, 1, 2, 3 e ne aggiungo altre 3, 1, 2, 3. Le prime 3, 1, 2, 3, le chiudo con una maglia bassissima. Poi faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, vado a contare 3 catenelle qui, 1, 2, 3, entro e faccio una maglia bassissima. Così ho chiuso il primo. Vado con il secondo, faccio 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado ad aggiungere 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e ora aggiungo 3 catenelle, 1, 2, 3.
le prime 3, 1, 2, 3, le chiudo con una maglia bassissima. Faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, le conto 1, 2, 3, 4, 5 e faccio una maglia bassissima. Concludo con 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Ora salto la maglia alta centrale, mi vado a ricollegare a questa e faccio una maglia bassa. Quando lo vado a inamidare, vi faccio vedere, quando lo andrò a inamidare, vedete? Viene fuori quella parte con la punta, sarebbe questa. Proseguo con 4 maglie basse qui nell'archetto. 1, 2, 3, 4. Ora faccio 3 catenelle. 1, 2, 3, getto 2 volte, 1, 2 e vado a fare una maglia altissima qui al centro. Chiudo 2, chiudo 2 e chiudo 2. Adesso faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, entro qui prendendo questi due fili e faccio una maglia bassissima. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado qui in questo archetto e vado a fare 4 maglie basse. 1, 2, 3, 4. Qui dove trovo la prima maglia alta entro e faccio una maglia bassa. Poi vado di nuovo a fare questo pezzo. Quindi inizio con 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. A queste vado ad aggiungere 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e ancora ci aggiungo 3 catenelle, 1, 2, 3. Ora salto le prime 3 catenelle, 1, 2, 3, ora entro nella terza catenella e faccio una maglia bassissima, così ho formato la pallina. Faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, conto 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, entro e faccio una maglia bassissima. Così ho chiuso il primo. Ora faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, ci aggiungo 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo altre 3 catenelle per la pallina, 1, 2, 3, entro nella terza catenella, 1, 2, 3 e faccio una maglia bassissima, così ho realizzato la pallina. Ora 3 catenelle, 1, 2, 3, salto le prime 3 catenelle, 1, 2, 3, entro e faccio una maglia bassissima, così ho fatto il secondo. Ora vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3 e ci aggiungo 3 catenelle della pallina, 1, 2, 3. Entro nella terza catenella, 1, 2, 3 e faccio una maglia bassissima
per realizzare la pallina. Vado a fare la parte opposta, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3. A queste vado ad aggiungere 3 catenelle, 1, 2, 3 e altre 3 catenelle per la pallina, 1, 2, 3. Entro nella terza catenella, 1, 2, 3 e faccio una maglia bassissima, così ho fatto la pallina. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado a saltare 3 catenelle, 1, 2, 3, entro, scusate, e faccio una maglia bassissima. Ora proseguo con 3 catenelle, 1, 2, 3, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 3 catenelle per la pallina, 1, 2, 3. Entro nella terza catenella, 1, 2, 3 e faccio una maglia bassissima, così ho fatto la pallina. Ora faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e faccio una maglia bassissima. Vado a concludere con 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Mi vado a ricollegare, salto la maglia alta centrale, entro in questa, quindi nell'ultima, e faccio una maglia bassa. Ora nell'archetto vado a fare 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4, faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia altissima, quindi getto una volta, getto due volte, entro qui al centro, prendo il filo, chiudo 2 e chiudo 2. Ora faccio 3 catenelle per fare la pallina, 1, 2, 3, entro qui in questi due fili e faccio una maglia bassissima. Vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, entro qui nel secondo archetto e faccio 4 maglie basse, 1, 2, 3, 4. Dove trovo la prima maglia alta faccio una maglia bassa e riprendo con le 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Praticamente vado a fare un'altra volta questo. Ripeto questo procedimento fino alla fine del giro. Termino il giro con 4 maglie basse all'interno dell'ultimo archetto. 1, 2, 3, 4 e una maglia bassissima qui, dove praticamente ho iniziato il giro. Vedete? Qui entro e faccio una maglia bassissima. Una catenella di sicurezza e taglio. Per ottenere questo risultato, quindi una cosa rigida, vado a prendere un pezzo di polistirolo. Io sto utilizzando quello lì per fare le torte.
Vedete, qui sto facendo altri fiocchi di neve, poi pubblicherò i tutorial e naturalmente prima faccio le prove e poi dopo registro. Vedete, ne ho fatti altri. Questo è già pubblicato, lo trovate sul mio canale. Nel caso scrivetemi nei commenti, vi metto il link. Ora devo andare a mettere al meglio il fiocco perché deve essere inamidato e deve venire carino. Vado a piantare le spille di modo da averlo ben disteso. E poi con una soluzione di metà acqua e metà Vinavil, poi regolatevi voi se vi piace come viene o se lo volete fare indurire di più, mettete più Vinavil e meno acqua. Insomma, con questa soluzione e un pennello, così lo andate a bagnare tutto e lo lasciate asciugare. Quando è asciutto togliete tutti gli aghi e il fiocco di neve è pronto. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!